Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'economia per i prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dell'Ariete. Può essere un momento dove c'è la necessità di riflettere su che direzione state prendendo o su quello che è in allineamento con voi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi due oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione valida fino a San Valentino della lettura semestrale e poi sempre in descrizione ci sono anche i link dei corsi gratuiti presenti sul canale e del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un 7 di spade, 7 di bastoni, asso di coppe, 9 di spade, 6 di bastoni, 3 di pentacoli. Così d'entrata sento come se qualcuno si facesse delle domande sulla strada che sta percorrendo, giustamente. A livello finanziario, a livello economico, intendo. E adesso ragazzi andiamo a vedere le energie generali e in un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi possono essere le rendite passive, piuttosto che la borsa, piuttosto che gli investimenti, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Vi invito comunque a dare uno sguardo alla lettura semestrale sul lavoro e l'economia perché anche lì tratto la parte economica. La trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Bene, partiamo col 7 di spade. Regina di bastoni, regina di spade, morte, 6 di pentacoli e 2 di spade. Potrebbe esserci un tema tra due persone qui, ragazzi. Potrebbe essere un parente, un collega, un amico, un'amica, un partner. Qualcuno diciamo che, scusate, dicevo qualcuno che è alla pari. Qui perché c'è sia la morte che il 6 di pentacoli, potrebbe esserci come la conclusione di un qualche tipo di situazione grazie a qualche accordo. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo un fante di spade, la ruota della fortuna e un 4 di pentacoli. Ho come l'idea che difenderete il vostro territorio. Per qualcuno si tratta di essere convinti di qualche cosa che potrebbe essere una genialata, non essere appoggiato dalle persone che sono intorno e fregarsene un po', detto così in parole povere. Non vi sento sprovveduti in questa nuova, potrebbe essere questo nuovo accordo, in questa nuova regola. E vi dico, con la ruota della fortuna è anche facile che certe cose cambieranno. Andiamo a vedere l'asso di coppe.
Imperatrice e Regina di Coppe. C'è come un'idea nuova che può essere concretizzata qui, ragazzi. Per qualcuno può essere un'idea legata alla vostra esperienza personale, cioè è come se aveste vissuto qualche cosa in un passato di cui possiate fare tesoro e usare questa vostra abilità, questa dote, questo talento per iniziare questo nuovo percorso, per concretizzare questa nuova idea. Andiamo a vedere il 9 di spade, abbiamo un 2 di coppe, 4 di spade e asso di denari. Qui c'è come da regolarizzare, secondo me, da guarire, potremmo dire, da riequilibrare. Allora, per qualcuno è questo contratto, questo accordo di cui ci parla il 6 di pentacoli, per qualcun altro può essere la relazione con il denaro, o perché sento come se aveste avuto qualche brutta esperienza nel passato che avete bisogno di lasciarvi indietro e però è come se ci fosse ancora un po' il ricordo di questa cosa che vi fa avere un po' paura, se vogliamo, del fatto che si possano ripresentare i problemi, del fatto che potreste essere fregati di nuovo, del fatto che potreste esservi appoggiati magari alle persone sbagliate. Però con il 9 di spade sento che è più una questione vostra mentale, una preoccupazione, diciamo, supposta piuttosto che reale. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, 9 di spade nuovamente e Papa, che è interessante perché 6 di bastoni è uno degli arcani minori del Papa. Sì, è come se doveste procedere passo a passo, cioè fare un piccolo passo per volta. Qui ragazzi avete ruota della fortuna e asso di denari, quindi c'è un inizio, una nuova strada che si può aprire molto proficua e per qualcuno si tratta proprio di collaborazioni che possono portare una nuova fonte di reddito. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Stella e 5 di coppe. Datemi una carta per il 5. 4 di bastoni. Qui può esserci un tema con la casa per qualcuno. Fatemi vedere. Può essere che qualcuno alla fine decida di non vendere un immobile e di ristrutturarlo, di metterlo a posto per magari creare un Airbnb, per creare uno studio, per creare una zona alternativa di lavoro. C'è come una nuova idea che prende forma. Allora, andiamo a vedere ancora qualche carta giusto come consiglio. Matto, 3 di coppe e asso di bastoni e forza. Allora ragazzi, quello che mi sento di dirvi è di non sottovalutare niente, perché comunque potrebbero esserci dei dubbi effettivamente e con questo 7 di spade potrebbe anche esserci qualche cosa che non è chiaro. Il 2 di spade è comunque raffigurato con una persona bendata, quindi c'è qualcosa che non si vede. Secondo me il fatto di, soprattutto se arrivate da un lavoro autonomo, se questo eremita indica un qualche cosa che state facendo da soli, sento che qui può essere molto positivo per voi associarvi con qualcuno, confrontarvi con qualcuno, creare come un'alleanza. Quello che vi frega un po' la testa, secondo me siete già stati fregati in passato e quindi avete come bisogno di risanare
ripeto, o la vostra relazione con il denaro in sé o la vostra relazione con le altre persone in relazione al denaro, cioè se avete delle collaborazioni, se avete dei soci, se avete qualcuno che magari usa il vostro denaro, cercare di, non lo so, spenderlo per le cose veramente importanti. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, se parlassimo di, diciamo, flusso di denaro, quindi qui può essere inteso come il lavoro, sento che è un buonissimo periodo, anzi vi dirò che potrebbero esserci delle nuove idee, dei nuovi semi da piantare, potrebbero esserci delle nuove azioni che andrete a fare, ma vi dico già subito che questo porterà un certo tipo di guadagno, un certo tipo di aumento di questo flusso. Potrebbe anche essere semplicemente l'iniziare un altro progetto o se avete magari un hobby, monetizzarlo in modo da creare una fonte di ingresso alternativa, però lo vedo molto positivo, eh. Per quello che riguarda gli investimenti immobiliari, allora qui dipende un attimino dalla vostra situazione personale. Se per caso state pensando di acquistare qualche immobile per poi metterlo a rendita, penso che sia un ottimo mese per cercare appartamenti, case, quello che è, diciamo, l'oggetto del vostro investimento. Ho come la sensazione che vi dicano di restare entro un certo budget, perché come vi accennavo prima, secondo me potreste trovare una casa magari malandatissima, una struttura malandata, ma con un grandissimo potenziale ed è per quello che secondo me poi qualcuno potrebbe decidere di effettivamente ristrutturare questo immobile e di venderlo ad un prezzo più caro, soprattutto se siete tipo, se avete un'impresa edile, è facile che possa succedere questa cosa qui e che quindi voi acquistiate dei ruderi e che poi li ristrutturiate a costo relativamente basso per poi venderli e trarne un beneficio, economico. E sento che questo è un mese, molto positivo in questo senso, ragazzi. Può effettivamente darvi quest'idea di di guadagno in più, cioè sento che troverete un qualche cosa che effettivamente ha un grande potenziale. Potrebbe anche essere una baita in montagna o in qualche lago, vicino a qualche lago, ok? C'è una fonte d'acqua comunque. Ehm, per quello che riguarda le vendite invece, se state vendendo, no, è che sento che cambierete come idea. Sento che, non lo so, c'è come un qualche miglioria che potreste fare che potrebbe farvi guadagnare di più. E se state comprando, la stessa cosa, cioè nel senso, sento un po' come il rimanere bassi sul prezzo iniziale per poi poter investire nel creare uno stabile, un immobile, un qualche cosa di migliore, ok? Per le persone che hanno già dei progetti in atto, allora, se sono brevetti, se sono prototipi, sento che venderete il prototipo, quindi potrebbe esserci effettivamente una fonte di guadagno in più. Però anche lì fate attenzione alle questioni legali. Cioè adesso io non so bene come funzioni perché non l'ho mai fatto, non mi è mai capitato. Anzi, se c'è qualcuno esperto, ci aiuti, ci illumini scrivendo nei commenti come funziona il tutto. Però come la sensazione che se abbiate dei brevetti, delle nuove invenzioni o delle cose che potrebbero effettivamente avere successo, potreste effettivamente vendere questo prototipo o questo progetto. Ehm, per quello che riguarda le vincite, ve lo dico subito perché ogni tanto mi dimentico, è un ottimo mese, ragazzi. È un ottimo mese, potrebbero effettivamente arrivare dei soldi.
Ehm, diciamo che la sensazione che ho è che se abbiate comprato, stiate comprando casa e entriate in questa casa, iniziate a fare le pulizie, a togliere la roba vecchia, potreste incontrare qualche scatola, qualche busta anche, dove c'è qualche cosa di prezioso dentro. Potrebbe essere magari dell'oro, potrebbero essere cose che hanno un valore economico. Per chi fa investimenti in borsa e Bitcoin è un buon periodo, ragazzi. Io vi dico un po' di perché sento un po' come di agitazione, cioè in realtà le cose vanno piuttosto bene, soprattutto se c'è qualcuno che vi fa una specie di soffiata e non vi fidate tanto e non conoscete magari tanto quel tipo di titolo, quel tipo di, non lo so, bot, e quindi non sapete come può funzionare, o quel tipo di criptovaluta o cose cioè, cose per lo stile, mi incarto con le parole. Però sento che può avere un buonissimo potenziale questo nuovo investimento, questa nuova, soprattutto se, ecco, una cosa, se giocate alla schedina, fare delle schedine di gruppo può essere, può avere più opportunità di vincita e nel caso facciate come degli investimenti importanti anche in borsa, unire le forze con qualcun altro potrebbe essere molto più positivo. È come se si riuscissero a comprare più azioni. Chiaramente mettete sempre tutto per iscritto, ragazzi. Perché oggi si è amici, domani non si sa. Per chi invece volesse investire in materie prime, sento qui come se ci fosse una sorta di assorbimento. Può essere che un cliente più piccolo o un fornitore più piccolo stia come chiudendo o stia come avendo delle difficoltà e sento che qualcuno potrebbe direttamente assorbire tutto quello che è il magazzino di questo cliente o di questo fornitore, creare come un punto d'unione che fa la forza. In realtà avete l'eremita, qui parla di indipendenza, di autonomia, ma anche di saggezza e di esperienza. È l'andare verso la propria verità. Però ho anche la sensazione che soprattutto sì, potrebbe esserci come qualche alleanza molto importante che vi farà guadagnare del denaro. Ehm, Se parliamo di redditi passivi, è un buon periodo ragazzi anche per voi. Devo dire che le cose potrebbero effettivamente amplificarsi se per esempio il vostro reddito è da qualche piattaforma online, da qualche vendita online di corsi. Sento come un aumento del movimento monetario. E sento che questo tipo di movimento sarà un'ottima spinta per iniziare a pensare di fare qualche cos'altro, di mettere sul mercato qualche cos'altro. Se fosse una questione immobiliare, un affitto quindi per esempio, come vi ho detto prima, ci sono come delle ristrutturazioni o potreste voler comprare l'appartamento di fianco e farne uno più grande. Cioè, vedo anche lì come dei cambi, dei movimenti positivi, positivi. E se per caso dovete fare delle ristrutturazioni degli appartamenti, quello che vi consiglio è di andare nelle aste fallimentari per prendere, per fare cioè per comprare ad un buonissimo prezzo i materiali che vi servono, perché questo mese è particolarmente proficuo proprio per queste cose, per comprare le materie prime. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Imprevisti e sfide. Qui parla di luglio. Quindi quello che mi viene da dirvi è programmate bene questo nuovo inizio. Qui ragazzi avete l'asso di pentacoli, l'asso di bastoni, l'asso di coppe e un matto che sono tutte carte di inizio. Poi avete la morte
la ruota della fortuna, che sono tutte carte di cambiamento, di trasformazione. Quindi secondo me c'è qualche nuovo inizio, potreste vivere effettivamente qualche sfida verso luglio, quindi cercate di, come vi dicevo prima, mettere un po' tutto nero su bianco, regolarizzare. Avete la regina di spade qui, vi serve proprio per fare dei programmi. Mi parlano di budget di investimento. Allora, riconosci il tuo primo pensiero. La lezione di oggi. Questo è un giorno di pratica intuitiva per riconoscere che il primo pensiero è il migliore e che normalmente corrisponde con la tua voce intuitiva più chiara. L'obiettivo: presta attenzione alla tua intuizione e la verità interiore anche in un certo senso. Cioè, con l'eremita si riferisce di più a una verità interiore appresa con l'esperienza. Qui fa più riferimento ad un'energia come di sacerdotessa, ma effettivamente avete anche la regina di coppe, siete benissimo in grado di canalizzare qualche cosa di nuovo, ok? Di riconoscere quella che è l'intuizione e qui potrebbe arrivare perché c'è anche un asso di coppe. L'asso di coppe, ragazzi, è proprio l'idea che arriva. Ok, andiamo a vedere un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. Qui avete anche un asso di bastoni, si tratta di agire, di fare voi il vostro movimento, di pensare voi con la vostra testa, di creare voi le vostre strategie, la vostra esperienza personale, prendere, raccogliere le vostre informazioni, i vostri dati e creare la vostra verità. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona tutto il percorso per lavorare le credenze limitanti. Tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro, diciamo in modo autodidatta attraverso l'abbonamento al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi ci saranno quelle sul lavoro, sull'amore, sul denaro, sul tempo, sui figli, sui genitori, ce ne sono veramente tante. E in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, quindi andiamo a vedere perché si manifesta la malattia, quali sono i traumi che possono bloccare i chakra, come sbloccarli, ci sono delle meditazioni che vi aiutano, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a disposizione per voi per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Fate attenzione perché sono numerate. Sono 4 playlist fino ad adesso e sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero perché appunto sono come un corso di formazione, bisogna prima prendere le basi per capire gli argomenti che ci sono dopo. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!